Questa realtà di oggi è frutto di un percorso di 4-5 anni. Ci siamo resi conto che comunque a Capri mancava qualche cosa. Mancava quello che c'è stato fino agli anni '80, l'agricoltura. L'agricoltura che è fonte di ricchezza e di passione. Passione che ci stiamo mettendo adesso e ce l'hanno messo i nostri genitori, i nostri nonni. Grazie a questo consorzio, oppure alla riunione di tante persone, di tanti mestieri, di tanti valori che si sono uniti e si sono fusi in un solo scopo, noi stiamo riprendendo un'altra volta tutti i muri a secco dei vecchi terrazzamenti. Abbiamo fatto delle cisterne per recupero dell'acqua, stiamo facendo la paccianatura che non è altro che tagliare, macinare e buttare a posto del concime biologico. Quando scendevamo in questi appezzamenti di terreno ci stavano canti e suoni, cioè non c'era la musica perché da loro non ci poteva essere, però la gente cantava perché era felice. Felice di che cosa? Felice di stare in mezzo alla natura e condividere il frutto del loro lavoro. Noi siamo entrati nelle scuole, in vari istituti, sia piccole che grandi, le abbiamo fatto piantare gli ulivi e le abbiamo fatto raccogliere il frutto del loro lavoro. Io penso che è una buona strada per iniziare un progetto per il futuro per loro. Noi abbiamo tolto centinaia e centinaia di rovi, di macchia mediterranea che si era ingrevolata dentro a questi rovi, e abbiamo fatto in modo che tutto questo lasciasse lo spazio alle piante, l'ulivo. L'ulivo che già la pianta lo dice che è un simbolo di pace, la pace che io a 65 anni trovo in queste piante che ti danno il simbolo che le altre persone hanno vissuto in una certa maniera che noi potremmo imitare. L'Istituto Gemito ha un mega progetto che si chiama Progettiamoci Cittadini. In questo Progettiamoci Cittadini entra il progetto dell'olio. Nel 2014 siamo stati invitati da un'associazione nascente sull'isola a intervenire per una piantumazione di olivi in una zona che era stata appena pulita e messa a posto. Noi, per quanto riguarda la scuola, abbiamo cominciato a sentire più vicino il territorio, i bambini hanno concretizzato le loro conoscenze e siamo arrivati all'anno scorso alla partecipazione a un concorso dato da Bimboil, che raduna un po' tutte le città dell'olio d'Italia. In questo concorso i bambini dovevano fare un'etichetta e la migliore veniva poi messa sulle bottiglie dell'olio dell'annata. Ai bambini è piaciuto moltissimo. Abbiamo avuto l'onore di avere le etichette sulle bottiglie dell'olio dell'annata passata. In dono abbiamo ricevuto una bella quantità di olio che abbiamo venduto in modo tale da introitare qualche cosa per comprare per la scuola. È un momento di incontro, di socializzazione, oltre che di conoscenza della natura e di quello che la natura ci regala. E hanno capito quanto lavoro c'è dietro una bottiglia. Adesso imparano anche a leggere l'etichetta dell'olio e fanno notare ai genitori quali sono le caratteristiche dell'olio, che cosa significa Evo, che cosa significa invece olio di oliva. Quindi la scuola insegna e aiuta a crescere il futuro cittadino. La riqualificazione del paesaggio che si è ottenuta col progetto dell'Oro di Capri è stato quello di recuperare tutti quelli che erano gli oliveti che erano presenti da tempi
memory, diciamo, sull'isola. Questi oliveti col tempo erano stati abbandonati ed erano stati completamente invasi dalla macchia. Questa cosa era successa perché fondamentalmente con l'avvento dell'economia turistica l'aspetto agricolo di Anacapri era stato completamente trascurato, quindi tutti gli oliveti erano stati completamente colonizzati dalla macchia. Il lavoro che è stato fatto è stato quello di contenere, non eliminare la macchia, e di dare vita un'altra volta alle piante di olivo con delle pratiche, diciamo, agronomiche accurate, vedendo di mediare tra l'oliveto, l'agricoltura e l'aspetto paesaggistico. Questo progetto in effetti ha permesso al territorio di Anacapri di recuperare una serie di aspetti che nel tempo erano stati trascurati. Sono stati recuperati tutti i muretti a secco, e questo significa anche tutela del territorio, perché queste pratiche, una volta erano fatte dai contadini, contenevano le piogge perché c'era necessità di conservare l'acqua, e quindi tutti i terrazzamenti che c'erano non solo servivano per coltivare, per avere dei terreni in piano, ma anche per regimare le acque e evitare che queste andassero a mare con tutto il terreno con loro. Per quel che riguarda i progetti futuri di questa associazione, anche dal punto di vista paesistico, è quello di recuperare altri terreni invasi tuttora dalla macchia, ma senza dare appunto l'impressione che si stravolga completamente il paesaggio. Se notiamo, guardando il panorama anacaprese, l'argento degli olivi è predominante. In alcune zone però vediamo che questo argento è mischiato alla macchia. Questo fa sì che il paesaggio non sia monotono, però comunque riduce la superficie coltivata. Quindi recuperare il territorio mediando tra l'agricoltura intensiva e il paesaggio può essere un ulteriore valore aggiunto a quello che è il paesaggio di Anacapri. Quest'anno in modo particolare l'oro di Capri è molto fruttato, ha un colore eccezionale, ha il profumo veramente molto equilibrato, al gusto ancora di più, tant'è vero che riesce a fare saltare i restanti ingredienti che andiamo a utilizzare nel nostro piatto. Sicuramente queste caratteristiche vengono date anche dal territorio, dove vengono raccolte tutti i sali minerali del terreno, fanno sì che questo olio sia ricco di principi nutritivi e gli danno questo gusto e questo aroma fruttato che a noi serve in questo piatto. Sicuramente è da elogiare il lavoro di questi contadini di Anacapri che hanno saputo negli anni, in questi ultimi 4-5 anni, far sì che queste piante di olive venissero su e fare questo prodotto, questo oro di Capri, un olio veramente speciale, fruttato, che lo andiamo a trovare all'interno di questo piatto. Sì, la particolarità di questo piatto è proprio dovuto dai 4-5 elementi ben equilibrati tra di essi, con l'elemento fondamentale l'olio e quindi l'oro di Capri. Buon appetito! Qui sentirete tutto quello che vi abbiamo raccontato. Buona giornata a tutti! Qua l'olio si ottiene dalla varietà simbolo di questo territorio, dalla minucciola. Le si lavora, le si gestisce rispettando l'ambiente con metodi di agricoltura sostenibile e si vanno a raccogliere all'invaiatura in modo da riuscire a portare in frantoio la migliore qualità possibile delle olive. Per quanto riguarda la raccolta, sull'Isano non si può
meccanizzare questa fase perché le condizioni orografiche non lo permettono, avendo a che fare quasi esclusivamente con terrazzamenti, e quindi per la raccolta si utilizzano degli abbacchiatori per ovviare comunque a quel poco di stress che subiscono i frutti durante l'abbacchiatura. Noi gestiamo poi il successivo stoccaggio e trasporto delle olive all'interno di un camion refrigerato che ci permette di tenere la temperatura delle olive entro i 18 gradi. Il frantoio dove le olive vengono molite è un frantoio definito a ciclo continuo. È un frantoio dove le temperature vengono monitorate continuamente e non vanno mai oltre i 28 gradi. In più questo frantoio permette di lavorare senza aggiunta di acqua e quindi in questa maniera noi non dilaviamo né il fruttato né tantomeno l'amaro e il piccante, quindi i polifenoli, che sono diciamo queste sostanze che rappresentano quel valore aggiunto di un olio di qualità, perché i polifenoli sono degli antiossidanti naturali che hanno un'importante azione anti-invecchiamento sulle cellule del nostro corpo. L'approccio che abbiamo avuto negli ultimi anni ci ha permesso di avere una grande apertura verso quelle che sono le nuove tecniche e i nuovi mezzi tecnici a disposizione. Infatti, per quanto riguarda la cattura delle mosche, facciamo arrivare questo lievito dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece la gestione degli stress climatici, abbiamo installate delle centraline meteo e continuiamo con questo approccio, e l'obiettivo futuro qual è? È quello di riuscire ad avere la possibilità sull'isola di avere un frantoio. La possibilità di avere un frantoio sull'isola ci potrebbe permettere di migliorare ulteriormente la qualità dell'olio, ci potrebbe permettere anche di creare delle attività collaterali, come può essere una sala degustazione, come può essere un punto vendita, oppure un'attività ristorativa legata alla filiera olivicola. Noi siamo molto ambiziosi per quanto riguarda la produzione di olio da questi oliveti, e quindi cerchiamo di ottenere degli oli che abbiano delle caratteristiche fortemente identitarie a livello di territorio, a livello di biodiversità e soprattutto a livello di tradizione. Come Capri Palace abbiamo scelto l'olio il cappero perché comunque è biologico al 100%, perché vede coinvolte, diciamo, sia i contadini capresi che comunque le nuove generazioni, che gli studenti, perché rispetta la sostenibilità del territorio, e credo che questo è uno dei fattori comunque più importanti al giorno d'oggi. E secondo noi appunto la scelta dovrà essere fatta sempre di più con questo tipo di prodotti che abbracciano queste caratteristiche comuni. Il futuro appunto crediamo sia in prodotti come l'olio e il cappero, e noi ci facciamo appunto promotori in un'isola come Capri per diciamo mettere una firma di rispetto sui prodotti made in Italy. Quest'anno al Capri Palace proponiamo un gin tonic particolare. Usiamo un gin toscano proveniente da Cortona, si chiama Sabatini Gin. Di solito lo serviamo con le nostre botaniche capresi, tipiche di Capri, la salvia che nasce spontanea, il rosmarino che viene dal Faro, da zona Faro, e i limoni di Capri. Marchiamo innanzitutto prima il nostro ghiaccio con il nostro stemma, perché ci teniamo al fatto di essere Capri Palace. Completiamo questo gin con un'altra eccellenza, l'oro di Capri, con 3 gocce. Completiamo il nostro gin tonic con un'acqua tonica che produciamo noi di nostra produzione. Dunque il cerchio si chiude. Botaniche capresi, olio di Capri, acqua tonica fatta a Capri, più caprese di così. Fino adesso i contadini hanno fatto studiare le persone, i figli, i nipoti, l'hanno mandato all'università, hanno dovuto diventare dottori, tutti i mestieri più colti.
Però si sono dimenticati che alle spalle erano contadini, i loro nonni, i loro padri. E questo è quello che deve giungere adesso ai giovani. Perché se noi stiamo facendo tutti questi sacrifici, è vero che abbiamo soddisfazione, è pur vero che tutto questo vediamo che può avere un futuro, ma è pur vero che tutto questo lo facciamo anche per loro.